Ciao a tutti. Il narcisismo e i disturbi sessuali sono spesso e volentieri interconnessi tra di loro. Tanto è vero che una delle particolarità più importanti del narcisista è la promiscuità sessuale. Infatti il narciso non va mai alla ricerca di una relazione intima e importante, bensì del piacere tempestivo e della gratificazione personale. Inoltre il narcisista utilizza il sesso come mezzo di manipolazione per acquisire un determinato potere sulla preda. Per questi motivi il narciso è predisposto ad intrattenere rapporti sessuali con varie persone, senza provare una minima attrazione fisica. Quindi attenzione, poiché il pericolo di contrarre malattie sessualmente trasmissibili è alquanto elevato. Il narcisista tende sempre a idealizzare e a utilizzare l'immaginazione, ma in maniera completamente errata, che genera ben due risultati piuttosto dannosi proprio per se stesso: accrescere il senso di realtà in cui vive, escludere il fatto di poter comprendere al meglio se stesso e le altre persone. Il narciso usa tali concezioni perché l'ha imparato in tenera età, quando non riusciva ad accettare la realtà in cui viveva, e quindi fin da allora si è creato una condizione parallela. Il tutto per tutelare il suo sé grandioso, fiabesco e ingiustificato. Per lui fare l'amore è soltanto seguire un ottimo copione, da ripetere continuamente per il resto della sua vita. Da non tralasciare il fatto che il narcisista si annoia facilmente e questo lo porta a cercare costantemente nuovi approcci con persone diverse. I disturbi sessuali, come l'assenza di desiderio sessuale con la partner, la dipendenza da filmini a luci rosse, l'autoerotismo e l'infedeltà, vanno a causare nelle relazioni rotture molto profonde. Da tenere conto anche del fatto che il narciso è egosintonico, termine usato per definire comportamenti coerenti con l'autopercezione e le aspettative del soggetto, il quale non li valuta come preoccupanti o anomali, anzi vengono percepiti come assolutamente normali e scontati. Ecco perché il narcisista non è incline a farsi aiutare da un professionista, visto che non sente il bisogno di una evoluzione. In breve, l'individuo con disturbo di matrice narcisistica non ha la consapevolezza di arrecare dolore e danno a se stesso e agli altri. Certamente essere coscienti di tutto ciò è quanto di più umiliante e destabilizzante ci sia, per una donna o per un uomo innamorato. Tuttavia sono convinta che prendere veramente coscienza di chi sono realmente i narcisi sia un gran passo avanti verso la consapevolezza. Il narcisista ti usa, non ti rispetta, non ti ama, non ti considera una persona, si prende gioco di te, ti tradisce in ogni modo possibile, ti manipola, ti mente anche davanti all'evidenza e per concludere in bellezza ti triangola e ti scarta come un oggetto. Se noti bene, è esattamente il comportamento che assume un bambino viziato e crudele, che per ottenere ciò che desidera è pronto a fare qualsiasi cosa gli venga in mente, senza minimamente rendersi conto di quali potrebbero essere le conseguenze. Quindi renditi conto che sei in relazione con un uomo rimasto in tutto per tutto un bambino che sta semplicemente giocando con te esattamente come faceva con i suoi giochi nel corso della sua infanzia. Lavora sulla tua autostima e riprenditi in mano la tua vita. Non guardare il passato e non guardare il futuro, ma vivi il tuo presente giorno per giorno. Non devi temere la solitudine, devi temere gli abusi che sei costretta o costretto a subire quotidianamente. Ti posso garantire che ritrovare se stessi è una grande gioia e una grande liberazione del cuore e dell'anima. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti.
Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.